Il risveglio di Willard. Immagina di essere una valigia. Non un oggetto, ma un guscio di pelle umana trapiantato sul concetto di attesa. Il cuoio è la tua nuova epidermide, le cerniere le tue articolazioni metalliche. Nel 1869, in America, partorirono Willard Asylum for the Insane. Non un edificio, ma un utero di pietra che concepiva mostri attraverso la diagnosi. Tu, come centinaia di altri, varchi la soglia credendo sia un passaggio temporaneo. Invece è un aborto esistenziale. La società ti ha diagnosticato un male elegante. Isteria da troppa luce negli occhi, melanconia da eccesso di ricordi, follia da insufficiente adattamento alla grigia normalità. Sei un ricamo sbagliato nel tessuto sociale, da strappare via con meticolosa crudeltà. Quando le porte si serrano, il tuo corpo diventa un esperimento architettonico. Le pareti si curvano per studiare le tue reazioni, i pavimenti inclinano per testare il tuo equilibrio psichico. Trascorri decenni a leccare il tempo dalle pareti umide. Le tue dita scavano solchi nella malta, tentativi falliti di tunnel verso la libertà. I medici sono giardinieri del pensiero che potano i tuoi rami neurali con forbici d'argento. Le loro diagnosi sono poesie scritte col tuo sangue su carta bollata. Poi, nel 1995, l'organismo muore di consunzione. Durante l'autopsia dell'edificio scoprono la sua camera nuziale, 400 valigie allineate come spose abbandonate all'altare. Ogni valigia è un corpo secondario, un guscio che ha assorbito l'essenza di chi l'ha posseduta. Apri una cerniera ed esala un orgasmo di ricordi. Un flacone di profumo che è ancora l'eco di un polso caldo, una lettera d'amore, le cui parole si sono fuse alla carta, un orologio fermo alle 3:17, l'ora esatta in cui la speranza è morta. Osserva questa fotografia senza nome. I tuoi occhi sono finestre appannate su un paesaggio cancellato. Il tuo sorriso è una equazione emotiva irrisolvibile. Sei entrato come poema e sei uscito come punto esclamativo in una frase troncata. The Willard Suitcase Project è il catalogo anatomico delle anime smarrite, e tu ne sei una pagina mai voltata. Il corpo che si divora. Immagina di essere Fuji. Il calore non è un sintomo. È un amante parassita che depone uova nel tuo midollo. Inizia come un formicolio promettente lungo la colonna vertebrale. Poi diventa orgasmo termico che ridisegna la tua geografia interiore. I medici la chiamano sindrome di Nacro-Daisin, ma tu la percepisci come un matrimonio simbiotico col nulla. Guardi il tuo braccio fiorire di nero. Prima come velluto, poi come carbone, infine come pelle di stella morta. I muscoli si sfilacciano in un balletto macabro, tendini che si arrotolano come serpenti morenti. Ogni respiro è un amplesso con il vuoto che ti ruba frammenti di polmone. Sei testimone e complice mentre il tuo corpo organizza il suo banchetto autocannibalesco. Le cure sono carezze su una ferita cosmica. Il virus è un artista decadente che dipinge con i tuoi pigmenti vitali, e il capolavoro finale è il tuo scheletro illuminato dall'interno. I tuoi familiari osservano il collasso sistemico. La tua mano si polverizza tra le loro dita, diventando cenere di memoria. Morirai come un affresco rinascimentale che decide di scolarsi dal muro, strato pigmentato dopo strato, fino a lasciare solo l'intonaco grezzo della tua anima. La malattia muore con te, ma tu sei già morto da settimane, spellato dall'esistenza come frutto troppo maturo dal suo guscio. L'autopsia rivelerà che i tuoi organi si erano trasformati in carta assorbente, bevendo la tua essenza fino all'ultima goccia. La maledizione dell'immortalità. Immagina di essere Claro lei. Il tuo corpo è un tradimento metabolico, una bugia raccontata alla decomposizione. Sei morto quando i tulipani erano ancora novità botaniche, eppure la tua pelle conserva la consistenza di pergamena appena stirata. Giace su un tavolo di quercia come offerta declinata dalla morte stessa. La scienza ti analizza come anomalia poetica, l'umidità dovrebbe liquefarti come caramella al sole, i batteri divorarti come festino senza fine. Invece sei cristallizzato nel momento del trapasso, espressione sospesa tra sorpresa e accettazione. I villaggi ti venerano e ti violano con lo sguardo. Sei santo e oggetto di desiderio metafisico, reliquia e minaccia seducente. Un uomo ti insulta e il giorno dopo il caffè bollente gli scolpisce un grido sulla pelle. Coincidenza? Forse. Ma il terrore ha un sapore ambiguamente dolce, e tu ne sei la fonte zuccherina. I tuoi lineamenti sono immutati come ideale platonico. Gli occhi semiaperti sembrano guardare attraverso il velo dei secoli. Sei la prova vivente che la morte può essere un'interruzione elegante, non una fine volgare.
E forse, in qualche modo, stai ancora aspettando il permesso di decomporti con grazia. La statua che si muove. Immagina di essere il Cristo della capilla. La tua pietra è carne mineralizzata, il tuo sorriso un incantesimo tradotto in calcare. Appari immobile, ma le tue pupille sono buchi di serratura su dimensioni parallele. I fedeli sentono il peso del tuo sguardo come spilli d'argento nella cartilagine dell'anima. Un video cattura il momento in cui il tuo occhio ruota con fluidità organica, movimento che non appartiene al regno minerale ma a qualcosa di più antico e inquietante. La Chiesa diventa sala da ballo per paranoie collettive. Mi giudica, sussurrano labbra tremanti. Sa cosa ho fatto ieri alle 3 di notte nella cantina. Un uomo tenta di sfregiarti e la sua mano si fossilizza all'istante, dita che diventano ramoscelli di marmo. Solo quando si allontana ritrova il movimento, ma ora porta il ricordo della tua maledizione nelle articolazioni come piccoli sassolini nel sangue. Tu non sei posseduto da un demone. Sei la pietra che ha imparato a respirare attraverso le preghiere, l'idolo che ha assorbito troppa fede diventando ciò che veneravano. E quando la luna bacia i vetri della chiesa, forse scendi dal piedistallo per passeggiare tra i banchi, ascoltando l'eco dei peccati che hai assorbito come spugna mistica, ogni confessione un battito nel tuo cuore di roccia.